Lezione 1. Pausa di idratazione. Ehi Anna, ho lavorato duro tutta la mattina e penso che sia ora di fare una piccola pausa idratante. Che ne dici se prendiamo entrambi un bicchiere d'acqua rinfrescante? È un'idea fantastica, John. Rimanere idratati è molto importante, soprattutto quando si impiegano molte ore. Anch'io avrei sicuramente bisogno di una pausa d'acqua. Assolutamente. È facile lasciarsi prendere dal nostro lavoro e dimenticare di occuparsi delle cose basilari, come assicurarsi di bere abbastanza acqua. Hai proprio ragione. Una corretta idratazione è fondamentale per mantenere i livelli di energia e la concentrazione mentale durante il giorno. Sicuramente. Trovo che quando faccio uno sforzo consapevole per sorseggiare acqua regolarmente, sono molto più produttivo e vigile. Lo stesso qui. Anche solo una breve pausa in acqua può fare una grande differenza nel modo in cui mi sento. È come un piccolo reset sia per il corpo che per la mente. Esattamente. È incredibile l'impatto che può avere qualcosa di semplice come rimanere idratati. Va bene, andiamo in cucina a versarci un bel bicchiere freddo? Assolutamente sì. Facciamolo. Ti gareggerò lì. Chi arriva per primo al distributore d'acqua vince. Ah, ci sei. Corre verso la cucina e, non è giusto, hai un vantaggio. Assolutamente. Piccole pause di idratazione come queste sono così sottovalutate. È come un mini reset per ricaricare e rimettere a fuoco. Non potrei essere più d'accordo. Va bene, mi sento pieno di energia e pronto ad affrontare il resto della giornata. Tornate al lavoro. Sì, facciamolo. Grazie per il promemoria sull'interruzione dell'acqua, John. Sono dietro di te, idratato e motivato. Quando vuoi, Anna. Rimanere idratati è la chiave per sostenere la nostra produttività. Va bene, facciamolo. Lezione 2. Tenere al sicuro il passaporto durante il viaggio. Ehi Anna, sono un po' preoccupata di tenere al sicuro il mio passaporto durante il mio prossimo viaggio. Hai qualche consiglio per assicurarci che rimanga al sicuro? Assolutamente. Posso sicuramente condividere qualche consiglio in merito. Proteggere il passaporto è molto importante quando si viaggia. Fantastico, lo apprezzerei davvero. Sono un po' nervoso all'idea di poterlo perdere o di essere rubato. Comprendo la preoccupazione. Perdere il passaporto può essere una vera seccatura e interrompere davvero i tuoi piani di viaggio. Sicuramente. Qual è il modo migliore per tenerlo al sicuro durante il viaggio? Bene, una delle cose più importanti è tenerlo in un portafoglio o custodia da viaggio dedicato che puoi indossare vicino al corpo. Ah sì, ha molto senso. In questo modo non è solo libero nella mia borsa o in tasca. Esattamente. Un portafoglio da viaggio o una custodia da collo aiutano a evitare che venga smarrito o preso a tua insaputa. Questo è un ottimo consiglio. E ci sono altre precauzioni che dovrei prendere? Sì, cerca di evitare di ritirare il passaporto inutilmente. Richiedilo solo quando è assolutamente necessario, ad esempio ai valichi di frontiera. Capito, ha senso. Non voglio sventolarlo e attirare l'attenzione su di esso. Precisamente. E quando hai bisogno di presentarlo, sii discreto e tienilo d'occhio. Buon punto. Sarò molto vigile al riguardo. C'è altro che dovrei tenere a mente?
Vediamo. Oh, assicuratevi di fare delle copie delle pagine importanti, per ogni evenienza. Questo può davvero aiutare in caso di smarrimento o furto. Ah sì, le copie sono un ottimo backup da avere. Mi assicurerò di farlo prima di partire. Meraviglioso! E conservate le copie separatamente dal passaporto vero e proprio, solo per sicurezza. Intelligente, li metterò in un'altra parte del mio bagaglio. Sono tutti consigli davvero utili, Anna. Sono così felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Proteggere il passaporto è fondamentale quando si viaggia. Assolutamente. Ora mi sento molto più preparato e fiducioso nel mantenerlo sicuro. Grazie mille per aver dedicato del tempo a spiegarmi tutto questo. Certo, sono felice di aver potuto aiutarti a tranquillizzarti. Ricorda solo che un po' di pianificazione proattiva può fare molto per evitare problemi con il passaporto. Hai proprio ragione. Va bene, ora mi sento bene. È ora di ordinare quel portafoglio da viaggio. Eccellente! Sono sicuro che farai un viaggio meraviglioso e senza preoccupazioni. Fammi sapere se hai bisogno di altri consigli di viaggio. Lo farò, grazie ancora Anna. Va bene, torniamo alla pianificazione del viaggio, me ne vado. Lezione 3. Affrontare la resa a Yorktown. Buongiorno, Anna. Stavo leggendo della famosa battaglia di Yorktown durante la Rivoluzione americana. Sapevi che gli inglesi finirono per arrendersi lì? Davvero? Non credo di essere a conoscenza di tutti i dettagli della resa britannica a Yorktown. Potresti dirmi di più a riguardo? Assolutamente. Apparentemente, il comandante britannico, il generale Cornwallis, stava affrontando una massiccia forza americana e francese e si rese conto che non avevano altra scelta che arrendersi. Wow, allora gli inglesi erano in minoranza e in inferiorità numerica. Immagino che sia stata una decisione molto difficile da prendere per Cornwallis. Sì, assolutamente. Stando ai resoconti, cercò di ritardare l'inevitabile il più a lungo possibile, ma le truppe americane e francesi li circondarono completamente. Capisco. Quindi Cornwallis era sostanzialmente con le spalle al muro, senza alcuna strada percorribile verso la vittoria. Arrendersi doveva essere la sua unica opzione a quel punto. Esattamente. Alla fine mandò uno dei suoi ufficiali, un uomo di nome Boazler, a incontrare il comandante americano e ad arrendersi formalmente. Ah, capisco. Quindi Botzler è stato colui che ha dato la notizia della resa britannica alla parte americana. Deve essere stato un momento storico e di tensione. Sicuramente. Il comandante americano, George Washington, accettò la resa, ponendo effettivamente fine ai principali combattimenti della guerra rivoluzionaria. Wow, è semplicemente incredibile. La battaglia di Yorktown deve essere stata allora un enorme punto di svolta per garantire l'indipendenza americana. Assolutamente. È stata una grande vittoria strategica e morale per gli americani e i loro alleati francesi. Gli inglesi furono sostanzialmente sconfitti a quel punto. Questo è affascinante. Posso solo immaginare la gamma di emozioni da entrambe le parti. Il trionfo americano contro l'umiliazione britannica di doversi arrendere. Sì, è stato senza dubbio un momento agrodolce. Ma ha spianato la strada affinché gli americani alla fine prevalessero nella loro lotta per l'indipendenza. Giusto.
È stato un passo cruciale in quella lunga e combattuta lotta. Che incredibile momento storico da conoscere. Sicuramente. È sempre interessante approfondire i dettagli di queste battaglie cruciali e dei momenti di svolta della storia. Sono completamente d'accordo. Studiare eventi come la resa di Yorktown ti fa davvero apprezzare più profondamente i sacrifici e le lotte del passato. Assolutamente. Va bene, mi sento ispirato a fare qualche altra ricerca su questo capitolo della Rivoluzione americana. Grazie per la chiacchierata coinvolgente, Anna. Certo, John, sono sempre felice di parlare di eventi storici affascinanti come questo. Non vedo l'ora di saperne di più sui tuoi continui studi. Meraviglioso, mi assicurerò di condividere qualsiasi altro spunto interessante che scopro. Bene, torniamo ai libri per me. Ci sentiamo presto. Lezione 4. Affrontare un progetto fai da te gestibile. Ehi Anna, sto pensando di intraprendere un piccolo progetto fai da te in casa questo fine settimana. Cosa ne pensi? Qualche consiglio? Ottimo, John. I progetti fai da te possono essere così gratificanti. Che tipo di compito avevi in mente? Beh, stavo pensando di rifinire un vecchio mobile, tipo una cassettiera o qualcosa del genere. Sembra fattibile? Assolutamente. È un progetto perfetto per i principianti. La rifinitura dei mobili è un fai da te davvero soddisfacente da affrontare. Fantastico, buono a sapersi. Voglio assicurarmi che non sia troppo opprimente, capisci? Sicuramente, vuoi iniziare con qualcosa che è considerato di difficoltà moderata. In questo modo puoi completarlo in un lasso di tempo ragionevole. Esatto, non voglio mordere più di quanto posso masticare. Qualche ora di lavoro è esattamente ciò a cui miro. Sembra giusto. La rifinitura di una cassettiera o di un mobile simile dovrebbe essere molto fattibile in quel lasso di tempo. Fantastico, è un sollievo sentirlo. E quali sono alcuni dei passaggi chiave coinvolti in un progetto di rifinitura di mobili? Bene, le cose principali sono rimuovere la vecchia finitura, levigarla e poi applicare una nuova macchia o vernice. Ok, questo ha senso. La sverniciatura e la levigatura sono in genere le parti che richiedono più tempo? Sì, di solito il lavoro di preparazione per rimuovere la vecchia finitura e rendere la superficie liscia può richiedere più tempo. Ma con gli strumenti giusti, è molto gestibile. Buono a sapersi. Mi assicurerò di avere tutte le forniture e le attrezzature necessarie in anticipo. Sicuramente, quella preparazione sarà fondamentale. E non dimenticate l'equipaggiamento protettivo come guanti e una mascherina per la levigatura. Ah sì, buon punto. La sicurezza prima di tutto. Va bene, tutto questo è molto utile, Anna. Mi sento davvero sicuro di poter affrontare questo progetto ora. Meraviglioso! Sono lieto di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Procedi passo dopo passo e non aver paura di chiedere aiuto se ne hai bisogno. Assolutamente, è un ottimo consiglio. Ad un certo punto potrei doverti coinvolgere per dare una mano. Ah, hai capito. Sono sempre felice di assisterti in un'avventura fai da te. Fammi sapere come va. Faccio il tifo per te. Lo farò, grazie mille.
Va bene, è ora di iniziare a pianificare questo progetto di rifinitura dei mobili. Suona bene. John, goditi il processo e non vedo l'ora di vedere il prodotto finito. Nemmeno io, sarà divertente. Bene, torniamo al tavolo da disegno. Ci sentiamo dopo. Lezione 5. Pianificazione dell'itinerario di vacanza perfetto. Ehi Anna, mi servirebbe il tuo aiuto per pianificare l'itinerario per il mio prossimo viaggio. Qualche consiglio per assicurarmi di visitare tutti i luoghi imperdibili? Assolutamente sì. Sarei felice di dare una mano. Dove sei diretto esattamente per questa vacanza? Sto pensando di visitare una nuova città in cui non sono mai stato prima. Voglio sfruttare al massimo il mio tempo lì. Meraviglioso. La ricerca delle principali attrazioni turistiche di quella destinazione sarà la chiave per creare un itinerario coinvolgente. È un'ottima idea. Qual è il modo migliore per trovare i siti più popolari e interessanti da vedere? Beh, inizierei facendo qualche ricerca online. Consulta gli elenchi delle principali attrazioni della città, nonché di tutti i famosi musei, monumenti o siti storici. Ok, questo ha senso. Qualche altro consiglio per compilare un itinerario completo? Prova sicuramente a mescolare una varietà di attività, culturali, naturali, culinarie, eccetera. In questo modo otterrai un'esperienza a tutto tondo. Buon punto. Non voglio che sia troppo pesante per nessun tipo di attrazione. Esattamente. E assicuratevi di lasciare anche uno spazio libero nel programma, per esplorazioni spontanee o momenti di inattività. Questo è un ottimo consiglio. Non voglio esagerare con l'itinerario e finire per sentirmi affrettato. Assolutamente. Aggiungi una certa flessibilità in modo da poter davvero assaporare ogni esperienza senza sentirti a corto di tempo. È davvero intelligente. Qualche altro must da fare mentre sto preparando questo itinerario? Fammi pensare. Oh, e non dimenticare di cercare eventuali eventi o festival speciali che si svolgono durante le tue date. Ah sì, questo è un punto fantastico. La sincronizzazione con gli avvenimenti locali potrebbe rendere il viaggio ancora più memorabile. Sicuramente. Aggiunge un ulteriore livello di autenticità ed emozione alla visita. Adoro quell'idea. Bene, questi sono tutti consigli molto utili, Anna. Ora mi sento molto più attrezzato per pianificare un itinerario straordinario. Meraviglioso. Sono così felice di aver potuto fornire qualche utile guida. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti mentre finalizzi i dettagli. Lo farò, grazie mille. Va bene, è ora che mi immerga nella ricerca e pianifichi questo viaggio. Sembra fantastico, John. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle incredibili esperienze che finirai per vivere durante le tue vacanze. Nemmeno io, sono davvero entusiasta. Bene, torniamo al processo di pianificazione. Ci sentiamo presto. Lezione 6. Esperienze alla scoperta di gemme nascoste. Ehi Anna, mentre sto finalizzando il mio itinerario di viaggio, spero di scoprire alcune gemme nascoste in città. Qualche consiglio su come trovare quei luoghi fuori dai sentieri battuti? Assolutamente. Questo è esattamente il tipo di cosa in cui posso aiutarti.
Scoprire quelle gemme nascoste è la chiave per vivere un viaggio autentico e coinvolgente. Fantastico, lo apprezzerei davvero. Voglio andare oltre le semplici attrazioni turistiche e scoprire altre esperienze uniche. Sicuramente. Bene, un ottimo punto di partenza è dare un'occhiata ai blog locali, ai forum di viaggi e persino ai social media per consigli da esperti. Ah sì, questo ha perfettamente senso. La gente del posto conoscerà tutti i luoghi segreti che spesso i turisti perdono. Esattamente. Possono indirizzarti verso bizzarri caffè di quartiere, musei meno conosciuti o eccentrici eventi culturali. È un'idea fantastica. Dovrò fare qualche ricerca per trovare quel tipo di raccomandazioni iperlocali. Assolutamente sì. E non abbiate paura di avventurarvi anche fuori dalle principali zone turistiche. Le scoperte più interessanti si trovano spesso nei quartieri residenziali più tranquilli. Buon punto. Voglio immergermi davvero nel vero carattere e nella cultura della città. Sicuramente. E mentre sei in giro per l'esplorazione, non esitare a chiedere anche consigli personali alla gente del posto. Questo è un ottimo consiglio. Le persone che ci vivono conosceranno tutte le gemme nascoste che anche i blog potrebbero lasciarsi sfuggire. Precisamente. Il solo avvio di conversazioni casuali può portarti a esperienze davvero uniche e speciali. Adoro questo approccio. Va bene, questi sono tutti consigli super utili. Mi sento ispirato a fare delle immersioni profonde per scoprire quelle gemme nascoste. Meraviglioso! Sono così felice di aver potuto fornire alcune indicazioni utili. Fatemi sapere se scoprite luoghi particolarmente incredibili fuori dai sentieri battuti. Assolutamente sì, sarai il primo a saperlo. Questo renderà il mio viaggio molto più memorabile e autentico. Sono sicuro che lo farà. Scoprire quelle gemme nascoste è una parte così gratificante del viaggio. Non vedo l'ora di sapere tutto sulle tue avventure. Nemmeno io, ne sono davvero entusiasta. Bene, è ora che cominci a cercare su internet e parlare con la gente del posto. Suona bene. John, buona caccia. So che scoprirai delle esperienze davvero speciali. Lo spero. Bene, torniamo alla ricerca. Grazie ancora per tutto il tuo aiuto, Anna. Lezione 7. Pianificare il weekend perfetto. Ehi Anna, stavo pensando di andare presto in gita per il fine settimana. Hai qualche suggerimento per un'ottima destinazione? Oh, un weekend fuori porta sembra fantastico. Dove pensavi di andare? Sarei lieto di fornire alcuni consigli. È così, sono aperto alle idee. Mi piacerebbe trovare un posto relativamente vicino che abbia molte cose divertenti da fare. Ok. Beh, che tipo di atmosfera preferisci? Un viaggio rilassato e immerso nella natura o qualcosa di più urbano e cosmopolita? Questa è un'ottima domanda. Penso di essere più propenso a una vacanza rilassante e ispirata alla natura questa volta. Perfetto. Allora ho in mente proprio il posto. Sei mai stato in campagna a circa un'ora dalla città? No, in realtà non l'ho fatto. Com'è là fuori? È assolutamente stupendo. Dolci colline,
pittoresche cittadine e tantissime opportunità ricreative all'aperto. Oh, sembra davvero allettante. Che tipo di attività sono disponibili in quella zona? Bene, ci sono diversi bellissimi parchi statali con sentieri escursionistici, punti panoramici e persino alcune cascate. Cascate? Sembra incredibile. Mi piacerebbe fare delle escursioni e ammirare lo scenario naturale. Assolutamente sì. L'escursionismo è fantastico. E le piccole città hanno anche molti affascinanti negozi e ristoranti di proprietà locale da esplorare. È perfetto, adoro scoprire questo tipo di gemme locali uniche durante un viaggio di fine settimana. Sicuramente. E le sistemazioni disponibili vanno da accoglienti B&B a moderne strutture glamping, quindi hai diverse opzioni. Glamping, eh? Potrebbe essere un'esperienza davvero divertente e unica. Sono incuriosito. Penso che ti piacerà. Ti fa stare nella natura, ma con qualche comfort in più rispetto al campeggio tradizionale. Sì, sembra proprio quello che fa per me. Sì, hai sicuramente suscitato il mio interesse per questa vacanza in campagna. Meraviglioso! Sarai lieto di inviarti alcuni consigli più specifici su dove andare e cosa fare una volta deciso di procedere con la pianificazione. Sarebbe fantastico, Anna. Apprezzo davvero che tu abbia dedicato del tempo per parlarne con me. Certo, sono sempre felice di aiutarti a pianificare un favoloso viaggio di fine settimana. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti mentre definisci i dettagli. Lo farò, grazie mille. Va bene, è ora che cominci a cercare una prenotazione per questa fuga in campagna. Suona bene. John, ti auguro un weekend assolutamente meraviglioso e rigenerante. Anch'io, ne sono davvero entusiasta. Bene, torniamo al processo di pianificazione. Ci sentiamo presto. Lezione 8. Condividere le sfide lavorative con un amico. Buongiorno, Anna. A dire il vero ero in ritardo al lavoro stamattina. Anche oggi hai avuto problemi ad arrivare in orario? Oh, capisco, non è divertente. A che ora sei andato in ufficio? Se non ti dispiace che te lo chieda. Beh, volevo essere lì per le 8 del mattino, ma alla fine sono uscito dalla porta solo verso le 8:15. Anche il traffico era un incubo. Accidenti, deve essere stato un tragitto stressante. Immagino che arrivare un po' tardi in ufficio non fosse l'ideale. Sicuramente no. Il mio capo di solito è abbastanza comprensivo, ma odio comunque il ritardo, capisci? Assolutamente. Capisco perfettamente quella sensazione. La puntualità è molto importante, soprattutto in ambito professionale. Esattamente. Fortunatamente, il mio capo era di buon umore oggi e non mi ha dato molto da fare. Beh, almeno è bello sentirlo. È sempre un sollievo quando il tuo manager è disposto a darti un po' di tregua in queste situazioni. Di sicuro. Cerco solo di assicurarmi che non sia un problema ricorrente, capisci? Non voglio abusare di questa comprensione. Sicuramente no. Farsi una reputazione di affidabilità e diligenza è fondamentale, soprattutto nelle prime fasi di un lavoro. Assolutamente.
Mi piace molto il mio lavoro, quindi l'ultima cosa che voglio è che il mio capo pensi che non lo prendo sul serio. Posso immaginare. Si tratta solo di mantenere quel delicato equilibrio tra l'essere un dipendente produttivo e affidabile e allo stesso tempo avere un manager comprensivo. Esattamente. Fortunatamente, io e il mio capo abbiamo un ottimo rapporto di lavoro. Ma non voglio comunque testarlo troppo. È fantastico che tu abbia già quel rapporto positivo. Rende molto più facile affrontare piccoli singhiozzi come il ritardo di stamattina. Sicuramente. Mi sento davvero fortunato al riguardo. Bene, basta parlare del mio dramma lavorativo. Com'è andata la tua giornata finora? O sai, solo il solito trambusto del lunedì. Niente di troppo fuori dal comune da parte mia. Beh, è bello sentirlo. Il lunedì può essere un po' faticoso a volte, ma sembra che tu sia sempre aggiornato. Per la maggior parte sì. Anche se ho avuto un piccolo problema tecnico che mi ha rallentato per un po' questa mattina. Oh, quelli possono essere i peggiori. Odio quando piccoli imprevisti rovinano la giornata lavorativa. Assolutamente. Ma per fortuna il mio team IT è stato rapido a risolvere il problema, quindi sono tornato sulla buona strada in poco tempo. Beh, almeno questo è buono. Disporre di un sistema di supporto reattivo è fondamentale, soprattutto per questi tipi di singhiozzi. Completamente d'accordo. Va bene. Probabilmente dovrai ricominciare. Fammi sapere se ti serve altro, John. Lo farò, grazie Anna. Goditi il resto della giornata e cerca di non lavorare troppo. Ah, farò del mio meglio. Fate attenzione e cercate di evitare ulteriori ritardi dovuti al traffico. Ce l'hai fatta. Va bene, torniamo alla routine per me. Chatta con te presto. Lezione 9. Navigazione nel processo di ricerca di lavoro. Va bene, inizierò a cercare posti vacanti adesso. Hai altri suggerimenti per garantire un processo di ricerca di lavoro senza intoppi? Assolutamente sì. Sarei felice di condividere qualche altro consiglio. Cosa cerchi esattamente nel tuo prossimo ruolo? Beh, spero di trovare qualcosa nel campo del marketing che mi permetta di utilizzare le mie capacità creative. Ok, ho capito. In tal caso, ti consiglio di personalizzare il curriculum e la lettera di presentazione per ogni specifica domanda di lavoro. Bella chiamata. Voglio assicurarmi di evidenziare l'esperienza e le qualifiche pertinenti per ogni posizione. Esattamente. La personalizzazione dei materiali dimostra al datore di lavoro che sei un candidato attento e impegnato. Ha senso. E per quanto riguarda l'effettivo processo di candidatura, qualche consiglio? Sicuramente sii diligente nel seguire tutti i passaggi richiesti. Non saltare nessuna parte dell'applicazione. Sicuramente, non voglio rischiare di essere trascurato perché ho perso qualcosa nella presentazione. Assolutamente. E prova a inviare i tuoi materiali il prima possibile dopo la pubblicazione di un lavoro. I mattinieri spesso catturano il verme. Buon punto. Dovrò rimanere aggiornato sulle nuove inserzioni e rispondere rapidamente. Hai altri consigli sulla fase di candidatura? Fammi pensare. Oh, e assicurati di fare una ricerca approfondita sull'azienda prima del colloquio.
Questo è un ottimo suggerimento. Voglio entrare sentendomi ben informato sull'organizzazione e sul ruolo. Esattamente. Dimostra che sei veramente interessato e investito nell'opportunità. Di sicuro. E per quanto riguarda l'effettivo processo di intervista? Qualche consiglio? Sicuramente esercitati a rispondere in anticipo alle domande più comuni delle interviste. Questo ti aiuterà a sentirti più sicuro. Bella chiamata. Voglio assicurarmi di essere eloquente e ponderata nelle mie risposte. Assolutamente. E non dimenticare di preparare anche alcune domande perspicaci da porre all'intervistatore. Questo è un consiglio davvero intelligente. Voglio dimostrare il mio impegno e la mia curiosità per il ruolo. Precisamente. Si tratta solo di dimostrare di essere un candidato entusiasta e ben preparato. Lo adoro. Va bene, questi sono tutti consigli molto utili, Anna. Ora mi sento molto più attrezzato per navigare nella ricerca di lavoro. Meraviglioso. Sono così felice di aver potuto fornire qualche utile guida. Fammi sapere se sorgono altre domande lungo il percorso. Lo farò, grazie mille. Va bene, è ora che cominci a cercare quelle offerte di lavoro. Suona bene. John, ti auguro buona fortuna nella tua ricerca di lavoro. Lo apprezzo, sono davvero entusiasta di iniziare questo processo. Va bene, torniamo al lavoro. Lezione 10. Esplorando i grandi spazi aperti. Ehi Anna, quel sentiero escursionistico che mi hai consigliato sembra perfetto. Quali altre attività all'aperto potrei provare in quella zona? Beh, la cosa bella di quel parco è la varietà di opzioni. Dato che i sentieri escursionistici sono così ben tenuti, potresti sicuramente fare anche un giro in mountain bike. O mountain bike, è un'ottima idea. Non vado in bici da anni, ma sarebbe un modo divertente per percorrere più terreno. Assolutamente sì. È un modo fantastico per esplorare i percorsi panoramici. E se ti senti avventuroso, hanno anche degli ottimi punti per l'arrampicata su roccia. Arrampicata su roccia, eh? Ora questo sta facendo un salto di qualità. Non ho molta esperienza in questo senso, ma potrebbe essere una nuova fantastica sfida. È sicuramente un po' più intenso, ma gli istruttori sono molto utili per preparare i principianti in sicurezza. Scaleresti delle scogliere impressionanti. Sembra esaltante. Che mi dici delle attività acquatiche? Ci sono laghi o fiumi nelle vicinanze per pagaiare? Oh sì, c'è un bellissimo lago a breve distanza dal sentiero. Potresti noleggiare un kayak o una canoa e uscire in acqua. Sembra incredibile, adoro stare in acqua. Un tranquillo giro in kayak sarebbe il modo perfetto per rilassarsi. Sicuramente, è così sereno e rilassante. Inoltre, potresti persino avvistare alcuni fantastici animali selvatici se tieni gli occhi aperti. Oh, questo è un ulteriore vantaggio. Allora dovrò portare con me la mia macchina fotografica. Che ne dite di altre esperienze uniche nella zona? Beh, c'è un fantastico centro di riabilitazione della fauna selvatica nelle vicinanze che offre visite guidate. Puoi avvicinarti a tutti i tipi di animali salvati. Wow, sembra affascinante. Mi piacerebbe saperne di più sulla fauna selvatica locale e su come viene curata. È
un'esperienza educativa davvero interessante. E hanno anche una fattoria didattica dove puoi interagire con alcune delle creature più amichevoli. Una fattoria didattica, eh? Potrebbe essere un'attività divertente se porto con me i nipoti per il viaggio. Assolutamente. I bambini si divertirebbero. Un sacco di opportunità pratiche di apprendimento in quel parco. Questo mi sta rendendo ancora più entusiasta di pianificare questa avventura all'aperto. Tante cose interessanti da esplorare. Sono così felice di sentirlo. Con tutte queste opzioni, ti divertirai sicuramente a contatto con la natura. Non vedo l'ora, ok, è ora che cominci a tracciare l'itinerario. Grazie per tutti gli ottimi consigli, Anna. Certo, felice di aiutarti. Fammi sapere se hai bisogno di altri suggerimenti mentre finalizzi i piani. Lo farò, lo apprezzo. Ci vediamo dopo. Lezione 11. Mantenere uno stile di vita sano. Ehi Anna, ultimamente ho cercato di incorporare più frutta e verdura nella mia dieta. Qualche consiglio su come rendere la transizione un po' più semplice? Bella scelta, John. Aumentare l'assunzione di frutta e verdura è una parte così importante del mantenimento di uno stile di vita sano. Sicuramente. So che ho bisogno di assumere più di quei cibi nutrienti, ma a volte può essere difficile cambiare idea. Ti sento. Beh, una cosa che mi ha davvero aiutato è iniziare in piccolo e fare cambiamenti graduali. Questo ha senso. Cercare di modificare tutta la mia dieta in una volta potrebbe essere un po' opprimente. Esattamente. Forse iniziate sostituendo la merenda pomeridiana con qualcosa come bastoncini di mele o carote. Oh, è un'ottima idea. Piccoli cambiamenti del genere possono sommarsi nel tempo senza sembrare troppo drastici. Assolutamente. E cerca di trovare modi per introdurre più verdure nei pasti che già ti piacciono. Ti piace mescolare spinaci o cavoli in un frullato per la colazione? È un buon consiglio. Esattamente. O anche solo aggiungendo un po' di broccoli o peperoni in più nel tuo piatto di pasta preferito. Sembra delizioso. Mi piace l'idea di renderla un'integrazione perfetta piuttosto che una revisione completa. Precisamente. E non dimenticare di rimanere idratato anche durante il giorno. È così importante per la salute generale. Buon punto. Ho sicuramente bisogno di essere più bravo a sorseggiare acqua costantemente. Sicuramente. Porta con te una bottiglia riutilizzabile e prova a riempirla regolarmente. È un'ottima abitudine da prendere. Va bene, sono tutti consigli davvero utili, Anna. Mi sento ispirato a iniziare ad apportare alcune modifiche più salutari. Meraviglioso. Sono così felice di aver potuto fornire alcuni consigli utili. Fai un passo alla volta e ti sentirai benissimo in pochissimo tempo. Di sicuro. Il progresso lento e costante è la strada da percorrere quando si tratta di cambiamenti nello stile di vita. Assolutamente. E ricorda, si tratta solo di trovare cambiamenti sostenibili che funzionino per le tue esigenze e preferenze specifiche. Ottimo punto. Non voglio prepararmi al fallimento cercando di fare troppe cose in una volta. Esattamente. Progresso rispetto alla perfezione.
Questa è la chiave. Hai capito, John? Apprezzo l'incoraggiamento, Anna. Bene, è ora che io metta in pratica queste sane abitudini. Suona bene. Ti auguro buona fortuna. Goditi il viaggio verso una persona più sana. Grazie, ne sono davvero entusiasta. Bene, torniamo al lavoro. Chatta con te presto. Lezione 12. L'arte della comunicazione efficace. Ehi Anna, volevo sapere la tua opinione sull'importanza di capacità comunicative efficaci. Penso che siano essenziali per il successo, tu no? Assolutamente. Sono completamente d'accordo. Sviluppare forti capacità comunicative è fondamentale, sia a livello personale che professionale. Sicuramente. Ci aiuta a esprimere chiaramente le nostre idee, a costruire relazioni più solide e ad affrontare ogni tipo di situazione in modo più efficace. Esattamente. Una comunicazione efficace è alla base di tanti aspetti della nostra vita e delle nostre interazioni. Esattamente. E trovo che sia un'area in cui molte persone lottano davvero, anche se non se ne rendono conto. Questo è un ottimo punto. La comunicazione è qualcosa che diamo spesso per scontato, ma richiede pratica e perfezionamento intenzionali. Sicuramente. Anche piccole cose come l'ascolto attivo e il linguaggio del corpo possono fare una grande differenza. Assolutamente. Essere presenti e coinvolti quando si comunica, piuttosto che aspettare il proprio turno per parlare, è così importante. Completamente d'accordo. E anche essere consapevoli dei segnali non verbali che stai inviando è fondamentale. Di sicuro. Cose come il contatto visivo, l'uso di una postura aperta e il parlare con sicurezza possono davvero migliorare la comunicazione. Esattamente. E anche la capacità di adattare il proprio stile di comunicazione ai diversi contesti è fondamentale. Sicuramente. Essere in grado di comunicare efficacemente con colleghi, clienti, amici e familiari richiede alcune sfumature. Precisamente. Devi imparare a essere un po' camaleontico nel modo in cui ti esprimi. Assolutamente. E non dimenticate anche il valore di capacità di scrittura chiare e concise. Questa è una parte enorme della comunicazione. Buon punto. Creare email, report e presentazioni ben scritti è importante tanto quanto la comunicazione verbale. Sicuramente. Si tratta di essere in grado di trasmettere il tuo messaggio in un modo facilmente comprensibile e d'impatto. Esattamente. Bene, questa è stata un'ottima discussione. Sento di apprezzare meglio il potere di una comunicazione efficace. Meraviglioso. Sono così felice di aver potuto aiutare a fornire qualche informazione. È un'abilità così fondamentale e vale la pena svilupparla continuamente. Completamente d'accordo. Bene, è ora che io metta in pratica questi principi di comunicazione. Suona bene. John, ti auguro il meglio per affinare ulteriormente queste abilità. Grazie, apprezzo molto il consiglio. Bene, torniamo al lavoro. Lezione 13. L'evoluzione dell'attrezzatura da tennis. Vi ricordate quando tutti i migliori giocatori del mondo usavano racchette in fibra sintetica? Questo ha davvero cambiato il gioco, vero?
Oh, decisamente, è stato un punto di svolta. Il passaggio dalle tradizionali racchette in legno a quelle sintetiche ad alta tecnologia ha avuto un impatto enorme. Assolutamente. Sembrava davvero amplificare la potenza e la velocità del gioco, il che non ha aiutato le cose per noi giocatori dilettanti. Ah, non scherzo. Cercare di tenere il passo con quei professionisti che distruggono la palla alla velocità della luce era già abbastanza difficile. Ah, parlamene. Mi sentivo come se fossi sempre un passo indietro, non importa quanto ci provassi. Lo stesso qui. Era come se i professionisti avessero questo ingiusto vantaggio con le loro racchette ad alte prestazioni. Esattamente. E naturalmente, una volta che la tecnologia è diventata più mainstream, è diventata un'aspettativa piuttosto che un lusso. Sicuramente. Improvvisamente, le vecchie racchette in legno non bastavano più se si voleva essere competitivi. Totalmente. Ha costretto molti giocatori occasionali a potenziare il proprio equipaggiamento, anche se si trattava di un piccolo investimento. Di sicuro. Ma suppongo che sia dovuto all'evoluzione di questo sport. La tecnologia era destinata a dare forma al gioco a un certo punto. Assolutamente. E non è che i professionisti stessero usando qualcosa di illegale o contrario alle regole. Era solo una progressione naturale. Giusto. Esattamente. Ha presentato nuove sfide, ma ha anche aperto nuove possibilità in termini di abilità e strategia. Sicuramente. Voglio dire, pensate a quanto è cambiato il gioco dai tempi delle racchette in legno. È giorno e notte. Completamente. La potenza, la rotazione e il controllo che i giocatori possono ottenere con le racchette moderne sono semplicemente strabilianti. Senza dubbio ha reso il tennis uno sport così dinamico e frenetico da guardare e giocare. Sicuramente. I progressi nell'equipaggiamento hanno davvero elevato l'atletismo e la spettacolarità del gioco. Completamente d'accordo. È stato davvero affascinante assistere all'evoluzione della tecnologia del tennis nel corso degli anni. Assolutamente. Questo dimostra come anche le piccole innovazioni possano avere un impatto importante su uno sport. Di sicuro. D'accordo, potrei parlare tutto il giorno della storia dell'attrezzatura da tennis. Ma probabilmente dovrei tornare alla mia routine di allenamento. Ah, sì, buona idea. Goditi gli allenamenti di tennis e fammi sapere se vuoi andare in campo insieme. Assolutamente, sarebbe fantastico. Va bene, torniamo a farlo. Ci sentiamo presto, Anna. Lezione 14. Pianificazione di un'avventura all'aperto. Ottimo, quindi quanto ci costeranno i permessi per questo viaggio in campeggio? Permettetemi di controllare il sito web del parco per le tariffe specifiche per i permessi. Voglio assicurarmi di tenerne conto nel nostro budget. Bella chiamata. So che i permessi possono davvero sommarsi, quindi dovremo tenerne conto correttamente. Assolutamente. Ah, eccolo. Sembra che il permesso a persona sia di $25 per il fine settimana. Ok, non male. E quante persone abbiamo intenzione di avere di nuovo nel nostro gruppo? Credo che siamo solo noi quattro. Tu, io, Sara e Michael. Ho capito, quindi sarebbero $100 in totale per i permessi allora. Sì, è vero.
Vorremmo assicurarci di tenerne conto nei costi complessivi del viaggio. Di sicuro. A proposito di costi, avete avuto modo di dare un'occhiata ai campeggi e ai noleggi di attrezzatura? Sì, ho fatto delle ricerche in merito. I campeggi nel parco costano circa $50 a notte. Ok, non male. E per quanto riguarda l'attrezzatura, dobbiamo noleggiare qualcosa o siamo pronti? Beh, ho uno zaino e un sacco a pelo decenti, ma probabilmente dovremmo noleggiare una tenda e un fornello da campo. Ah, buon punto. Penso di avere una vecchia tenda per 2 persone che potremmo usare, ma noleggiare un fornello da campo sarebbe una buona idea. Funziona. Ok, allora permessi, campeggi e noleggio fornelli. Stiamo davvero iniziando a sistemare tutto il viaggio. Sicuramente. Sono entusiasta di uscire nella natura per il fine settimana. È passato troppo tempo dalla nostra ultima avventura in campeggio. Lo so, anch'io. Sarà bello staccare la spina e disconnetterla per un po'. Tempismo perfetto prima delle intense festività natalizie. Assolutamente. Bene, vediamo, penso che copra tutta la logistica principale. C'è qualcos'altro a cui dovremmo pensare? Vediamo. Oh, vorremmo sicuramente assicurarci di mettere in valigia un sacco di snack e pasti per mantenerci riforniti. Bella chiamata. Posso occuparmi di quella parte, magari possiamo fare un mix di cucina già pronta e qualcosa di facile da campo. Sembra perfetto. Ok, penso che stiamo davvero iniziando a definire tutti i dettagli chiave. Meraviglioso. Questo mi dà ancora più energia per il nostro piccolo weekend. Anch'io. Sarà molto divertente. Va bene, continuerò a fare ricerche su qualche altra cosa, ma questo è un ottimo inizio. Suona bene e ti ringrazio molto per aver preso le redini di tutta la pianificazione, Anna. Certo, felice di farlo. Il lavoro di squadra fa funzionare il sogno, giusto? Assolutamente. Va bene, ti lascio tornare al lavoro. Vado a preparare la mia attrezzatura. Lezione 15. Gestione dei ritardi dei voli. Ehi Anna, ho appena ricevuto un'email che mi dice che il mio volo è in ritardo di 2 ore. Oh no, cosa devo fare durante la lunga attesa? Oh no, è un vero peccato sapere del ritardo del volo. Ma non preoccuparti. Ci sono alcune cose che puoi fare per sfruttare al massimo quel tempo supplementare. Hai ragione, non dovrei lasciarmi rovinare la giornata. Che tipo di suggerimenti hai per passare il tempo in modo produttivo? Beh, prima di tutto, consiglierei di trovare un posto comodo in aeroporto per sistemare il campo. Magari prendi un comodo posto vicino a una presa di corrente in modo da poter tenere carichi i tuoi dispositivi. Buona chiamata, devo assicurarmi che il mio telefono e il mio laptop siano completamente ricaricati. E poi cosa? Beh, potresti usare il tempo extra per lavorare se ne hai bisogno. Oppure, se stai cercando di rilassarti, potresti leggere un libro o ascoltare un podcast. Sono entrambe ottime idee. Volevo recuperare qualche lettura, quindi questa è l'occasione perfetta. Esattamente. E se hai bisogno di una pausa dallo schermo, puoi sempre esplorare un po' l'aeroporto. Fai uno spuntino, dai un'occhiata ai negozi o osserva la gente.
Oh, mi piace quel piano. Una piccola avventura in aeroporto potrebbe aiutare a spezzare il tempo. E sono sicuro che potrei trovare anche qualcosa di gustoso da mangiare. Sicuramente. Assicurati solo di tenere d'occhio il gate di partenza per non perdere nessun annuncio. Buona osservazione, dovrò impostare degli allarmi o dei promemoria sul mio telefono. Non voglio distrarmi troppo e perdere il mio volo. Assolutamente. E se inizi a sentirti davvero ansioso, potresti anche prendere in considerazione l'idea di procurarti un pass giornaliero per la lounge dell'aeroporto. È un'idea interessante. Una piccola oasi di comfort e servizi potrebbe essere la soluzione giusta. Esattamente. Potrebbe essere un bel modo per rilassarsi e ricaricarsi durante la lunga sosta. Mi piace come suona. Bene, questo mi ha dato delle ottime idee per rimanere produttivo e sano di mente durante il ritardo. Meraviglioso! Sono lieto di aver potuto fornire alcuni suggerimenti utili. Cerca solo di rimanere positivo e di sfruttare al massimo il tempo supplementare. Lo farò, grazie mille per il consiglio. Ora mi sento molto meglio per questo inaspettato intoppo di volo. Certo, felice di aiutarti. Ti auguro la più agevole esperienza di viaggio possibile da qui in poi. Lo apprezzo, Anna. Va bene, è ora che io metta in pratica queste tattiche contro i ritardi. Suona bene. Goditi il resto della giornata. Viaggi sicuri. Lo farò, chatterò presto con te. Lezione 16. Navigare in aeroporto con facilità. Ehi Anna, sono un po' stressata all'idea di dover navigare in questo enorme aeroporto durante la mia sosta. Hai qualche consiglio per aiutarmi a muovermi con facilità? Non preoccuparti, John. Gli aeroporti possono essere affollati, ma ci sono molte risorse per aiutarti a trovare la strada giusta. Innanzitutto, non abbiate paura di chiedere indicazioni. Buon punto. Di solito non sono il tipo che si ferma a chiedere aiuto, ma in aeroporto è probabilmente il modo migliore per arrivare dove devo andare. Assolutamente. Gli sportelli informativi in tutti i terminal sono presenti per un motivo. Il personale può fornire una guida preziosa. È vero, dovrei approfittarne. E immagino che anche le mappe e la segnaletica dell'aeroporto siano abbastanza complete. Sicuramente. La maggior parte degli aeroporti principali dispone di eccellenti sistemi di orientamento, con segnali chiari che indirizzano l'utente verso i gate, il ritiro bagagli, i ristoranti e altro ancora. Ok, è davvero bello saperlo. Mi assicurerò di tenere d'occhio i segnali direzionali mentre vado in giro. E non dimenticare che puoi sempre visualizzare il sito web o l'app dell'aeroporto sul tuo telefono. Di solito hanno mappe interattive e aggiornamenti in tempo reale. Ah sì, è un'ottima idea. Mi assicurerò di scaricare l'app prima del volo in modo da averla a portata di mano durante la sosta. Esattamente. La tecnologia di questi tempi può essere molto utile per navigare in aeroporti sconosciuti. Basta non dimenticare di tenere d'occhio il gate di partenza. Bella chiamata. Inserirò dei promemoria sul mio telefono in modo da non perdere la cognizione del tempo e perdere il mio prossimo volo. Mossa intelligente. E se ti ritrovi indeciso o non sai dove andare, basta chiedere a uno del personale dell'aeroporto. Sono lì per aiutarti. Hai ragione, non c'è bisogno di essere timido. Preferisco ingoiare il mio orgoglio piuttosto che finire perso nel terminal.